Ragazzi, siamo qui oggi per parlare di Ngasa Pedal, la nuova pedaliera lanciata da 3D Rap. E la prima cosa che voglio fare durante l'intro è ringraziare proprio i ragazzi di 3D Rap che hanno scelto me per lanciare il loro prodotto, me per recensire per la prima volta in Italia la loro scommessa nel sim racing italiano. E sempre una promessa, voglio dirvi che ne sono doppiamente felice. Questo perché 3D Rap per me agli esordi è stato un punto di riferimento, è stata l'azienda che ha fatto accendere la fiamma nel mio cuore per entrare nel mondo del sim racing e provare anche io a dare il mio personale contributo che, ragazzi, spero a tutti voi piaccia. E chi ancora non mi conosce, MDS Sim Parts, andatevelo a vedere su Facebook e mettete anche lì un bel mi piace per supportarmi. Ma come dico sempre, banda alle ciance, sigla! Ciao a tutti e benvenuti sul canale. Siamo qui oggi, come ho detto nell'antefatto, per parlare dell'Ngasa Pedal, la nuova pedaliera lanciata da 3D Rap. Una pedaliera che già tirata fuori dalla scatola, ragazzi, vi dico subito, mi ha lasciato a bocca aperta. Ma andiamo con calma e cominciamo un attimino con la descrizione di quello che ho trovato all'interno della scatola. Faccio una premessa: il kit che mi è stato fornito è il kit Pro, cioè il kit completo di tutti gli optional, e naturalmente vi andrò a parlare nello specifico di questo kit, che è quello che poi fondamentalmente consiglio anche a voi, ma vi spiegherò nel video il perché. Il pacco che mi è stato mandato, mi hanno spiegato, non è quello ufficiale, cioè potrebbe variare nell'uscita, cioè il packaging all'interno potrebbe subire delle variazioni rispetto al modello che mi è stato mandato a me, ma quello che troverete all'interno sicuramente saranno i 3 pedali con i supporti per essere montati sia direttamente su profilati d'alluminio sia su supporti che vengono venduti separatamente da 3D Rap, supporti per la 3 pedali e supporti per la 2 pedali. E inizio subito col descrivervi i supporti. Quello per la 3 pedali è con laminati di acciaio e profilati d'alluminio, molto semplice il tutto da montare, ci ho messo 5 minuti abbondanti, tutto con estrema solidità. Per quanto riguarda invece il kit della 2 pedali, ha la parte della piastra dove si appoggiano i pedali in acciaio e invece la parte della pedana dove si appoggeranno i piedi è in alluminio, tutto ben sagomato e profilato. Per quanto riguarda la base della versione GT, la 3 pedali, poi si monterà su qualsiasi postazione tramite 4 fori che sono posti ai 4 angoli. Per quanto riguarda invece quella formula, ci sono dei tasselli all'interno del profilato che consentiranno anche questa di essere montata su qualsiasi postazione. Per quanto riguarda poi sempre il supporto della 3 pedali, consente anche tramite, vediamo se riesco a farveli vedere, tramite dei piccoli piedini di essere montata anche non su una postazione. Però ragazzi, vi dico subito, questo genere di pedaliera, che a mio avviso fa parte dell'alta fascia, non è il caso che la montiate direttamente per terra, ma imbullonatela per bene su una postazione per poterla sfruttare al 100%. Sempre all'interno della confezione ho trovato un secondo elastomero per il pedale del freno e 2 kit a cam con diverse profilazioni per provare acceleratore e frizione. E poi ragazzi, la cosa più importante, la centralina, cioè il cuore pulsante della pedaliera. Tutto questo con connessioni in metallo. Il tipo di connettore è un 5 poli con attacco a vite, tutto per la massima solidità. In più tutta la parte della scatola è in plexiglass sagomato, con serigrafato sopra il logo 3D Rap e con il cavo USB direttamente che esce fuori dalla scatola, con un cavo di 2 metri. Tutto per la massima semplicità di montaggio. Ultima cosa, vediamo se riesco a farvela vedere, il battitacco. Io ragazzi non l'ho montato perché per la mia postazione non serviva, ma per chi volesse si monta con molta semplicità su tutte e 3 i pedali. Io direi che è il momento di iniziare ad analizzare pedale per pedale e inizierei proprio con l'acceleratore. La struttura che compone questo pedale è la stessa per tutte e 3 i pedali, cioè totalmente in acciaio, in alcune parti come per esempio le staffette che servono per il montaggio e l'inclinazione del pedale stesso in acciaio da 3 mm, la parte della struttura portante del pedale in acciaio da 3 mm e invece nella parte delle paratie laterali acciaio 2 mm. Per quanto riguarda invece la parte dove si poggia la pedana dell'acceleratore, ma di tutte e 3 i pedali, è in stampa 3D e consente tramite dei fori laterali di poter spostare la pedana più in alto o più in basso a secondo delle vostre esigenze. La parte invece della pedana sia per acceleratore, frizione
e freno è in alluminio, anche questa ben sagomata e ritagliata, da una forma anche e soprattutto per l'acceleratore molto carina quando in questa parte si allarga leggermente. Mi piace la linea di questo genere di pedale qui, ma arriviamo a quello che è il cuore di questo pedale. Nella versione Light l'azionamento di questo pedale avviene solamente tramite una molla a torsione posta qui all'interno di questa parte qui, sempre fatta in stampa 3D, e tramite questo cursore di precarico si può indurire o ammorbidire la corsa del pedale dell'acceleratore. Ma ragazzi, il bello arriva quando prendete il pedale in versione Pro e montate, o vi viene già fornito, con la parte della meccanica, con la cam montata. E ragazzi, e qui posso dirvi che inizia il bello, perché è la prima volta che vedo questo genere di sistema applicato a dei pedali per il sim racing. Prima che mi arrivasse ero veramente molto incuriosito per capirne il funzionamento, e una volta che mi è arrivata, ragazzi, devo dirvi che è una cosa davvero di altissimo livello. E la prima cosa per spiegarvi questo è farvi vedere la cam che mi hanno dato di ricambio. Ragazzi, proprio grazie a questo genere di curvatura studiata dagli ingegneri di 3D Rap si stravolge in maniera netta il feeling di questo pedale. E questo ve lo dico perché di solito siamo abituati a un pedale la cui resistenza e il cui feedback avviene sempre da una molla. Naturalmente anche in questo caso, come vi ho detto, c'è una molla a torsione che è in questa fase qui, e come sapete già per me, per un acceleratore ma anche per la frizione, per tutti i pedali, per tutti questo genere di pedali, le molle a torsione sono quelle che hanno un feedback più lineare, più liscio possibile, meno invasivo rispetto ad altri sistemi, e offrono un feedback già di livello. Ma quando montate tutto il sistema cam, ragazzi, il feeling che ne viene dato, in una sola parola vi dico ragazzi, è complicato poterlo spiegare, rimane di una fluidità comunque pazzesca, ma prende veramente corpo sotto il pedale, non è soltanto una molla che si indurisce, anche perché grazie alla miriade di regolazioni che si possono fare su questo pedale, il livello di immersione che potete raggiungere è pazzesco, e tento, per quanto le slide che tenterò qui di inserire nella recensione, provarlo, probabilmente è l'unica cosa che vi può far capire la differenza rispetto ad altri sistemi. Comunque tenterò di spiegarvi che cosa potete fare con questo pedale e a che livello di maniacalità gli ingegneri di 3D Rap sono arrivati. Oltre al solito cursore che vi consente di aumentare o diminuire la corsa del pedale, qui abbiamo una molla di precarico, come vi dicevo prima, per la parte della molla iniziale, che serve proprio a decidere quanto duro deve essere il pedale. Naturalmente poi la profilazione della cam che andrete a montare inficerà tantissimo sul tipo di feedback che sentirete sotto il pedale, sul tipo di linearità, ma proprio di feedback di progressività quando lo andrete a premere. Oltretutto potrete, tramite quest'altra regolazione qui, andare a mettere in precarico la molla che aziona la cam. Questa che cosa fa? Aumenta o diminuisce l'effetto del feedback che la cam ha su quel tratto di corsa. Ragazzi, io spero di essere abbastanza chiaro per farvelo capire, ma è pazzesco anche a che livelli di sfumature riuscite a fare con questi micro cambiamenti. Naturalmente il mio consiglio è: giocateci, divertiteci la prima volta, poi non andate a impazzire, perché capisco che potrebbe portare assuefazione e pazzia tutta questa maniacalità. Ma le possibilità di variazioni non finiscono qui. Spostando questa vite in una delle 4 regolazioni, andrete a decidere qual è il punto in cui l'effetto della cam sarà maggiore, in quale punto della corsa. Ragazzi, vi ho detto, preparatevi a entrare nei meandri del cervello degli ingegneri 3D Rap, che è pazzesco. E perché mentre i 5 vanno avanti, gli altri 5 vanno dietro. E durante questa confusione generale, le squadre avversarie si diranno: ah, che sta succedendo? E non ci capiscono niente. E nemmeno noi. Altra peculiarità è che tutto il sistema CAMS lavora su cuscinetti a sfera. Proprio questo per offrire la massima fluidità nei movimenti. Naturalmente non mancano le solite regolazioni, tramite le staffette per inclinare il pedale o tramite le varie regolazioni qua del pedale per spostare la pedana dove appoggiate il piede. Passiamo ora al pedale della frizione, che ragazzi condivide totalmente la struttura dell'acceleratore, ma cambia totalmente la forma della CAMS. Io, per essere più specifico, vi faccio vedere, vediamo, questa è la seconda che mi è stata inviata per cambiare ancora di più il tipo di feedback che si può ottenere con questo pedale, ma vi dico subito, anche in questo caso l'effetto
di doppio stacco è netto. In più con la cam stesso discorso del pedale dell'acceleratore. Un feedback, ragazzi, che dovete provarlo per capire che cosa significa avere una corsa. È un feedback che viene gestito dalla profilazione di una cam. Rimangono comunque, come ho detto, le stesse opportunità che ci sono sul pedale dell'acceleratore. In questo caso ci vengono in aiuto per andare anche a decidere quale sarà il punto in cui quell'effetto di doppio stacco ci verrà fornito. E questo per esempio nel mio caso mi è servito molto quando ho accorciato un po' la corsa del pedale della frizione e praticamente quando andavo a premere mi era sparito un pochino l'effetto di doppio stacco. E quindi che cosa ho fatto? Ho spostato di una tacca in modo che il punto in cui si accentua l'effetto del doppio stacco sia spostato un pochino più indietro, in modo che lo sento prima, e quindi le ho ritrovato anche con una corsa molto più corta. Stesso discorso del pedale dell'acceleratore, potete scegliere il precarico, quindi la forza totale che dovrete applicare quando farete forza sul freno, e il precarico della molla che agisce sull'effetto della cam, e quindi quanto volete sia evidente l'effetto della cam. In più potete sostituirla se prendete i vari optional, che poi tra l'altro ne usciranno credo anche altre rispetto a quelle che è la dotazione che c'è oggi. Ragazzi, da impazzire. E mi voglio sbilanciare ad oggi che ne ho provate veramente tante, ma molte di quelle che ho provato fanno tutte parte di uno stesso progetto, sempre con una molla a compressione che cambia inclinazione e quindi sì efficace, ma che offre un determinato tipo di feedback. Mi sbilancio col dire che questa è la frizione migliore che io ho provato fino ad oggi. Da amante dei cambiatacca, l'esperienza che sono riuscito a tirare fuori con questo pedale mi ha veramente strappato un sorriso. Arriviamo quindi al pedale del freno, quello che tutti noi consideriamo il protagonista di una pedaliera. In questo caso vi anticipo già la parte elettronica, funziona con una cella di carico. Nominalmente una cella di carico da 50 kg, ma ragazzi non fatevi ingannare dal valore nominale di questa cella. Questo perché anche questo pedale lavora con un profilo di una cam, lavora su diverse geometrie, rendendo possibile quindi poter sfruttare questo pedale con forze ben superiori a quelle che sono nominalmente scritte da questa cella. Infatti 3D Rap la dichiara probabilmente, dico io l'ho provata, fino a 100 kg potrebbero essere troppi, ma a mio avviso 70 kg di forza al piede ci sono tutti, motivo per cui anche se io sono un amante di corse corte e molto consistenti, nella fase di settaggio ho sfruttato i 2/3 di segnale. Detto questo, entriamo un pochino più nello specifico di come funziona questo freno. Come vi ho detto, il feeling è demandato ad un elastomero che viene compresso tramite una cam e dona quindi feeling diversi. Naturalmente anche in questo caso, a secondo dell'elastomero che scegliete, avrete un tipo di feeling diverso. Quello che vi viene fornito all'interno della pedaliera all'inizio è un elastomero un po' più morbido. All'inizio l'ho provato, per mio gusto personale non mi trovo avendo più corsa e ho montato subito il secondo elastomero, che consente veramente un'escursione minima ma mi dà la possibilità di gestire totalmente con la forza della gamba il freno, e personalmente mi trovo meglio. Ma naturalmente tramite le sue regolazioni potrà coprire tutte le esigenze di qualsiasi sim driver. Anche in questo caso potrete scegliere tramite questo cursore il precarico che volete dare sull'elastomero, che inficerà quindi sul feedback e sulla corsa del pedale stesso. Potrete regolare di quanto la cam comprimerà l'elastomero in proporzione alla corsa del pedale, e anche questo cambierà di un bel po' il feeling che riceverete al piede. Ma ragazzi, il fiore all'occhiello è in quest'ultimo settaggio, che si trova esattamente qui, che è il dado a brucola che condivide sia la possibilità di settare l'inclinazione del pedale stesso, ma vi consente di allentare i supporti che tengono la parte della cella e poterla spostare in alto o in basso. Questo che cosa comporta? E naturalmente qui manderò un video proprio del sito 3D Rap che lo spiega ancora meglio delle mie parole. A secondo dell'altezza in cui sceglierete di montare la cella di carica e quindi il modo in cui si andrà a comprimere l'elastomero, potrete sfruttare diversi chili di pressione. Nella parte più bassa andrete a sfruttare in modo maggiore tutto il range di forza della cella, e quindi potrete premere, come nel mio caso, il freno veramente con forze molto grandi. Più alzate invece questa parte qui, e più la cella di carico si comprimerà con maggior facilità, quindi con meno chili applicati. Io nel mio caso, che sono abituato già con pedaliere di alta fascia, vi dico la verità, la tengo quasi totalmente in basso per sfruttarla al 100%, e come già vi ho detto, nel software la utilizzo ai 2/3 di quella che è la sua forza. Anche in questo caso potrete spostare tramite le regolazioni dietro l'altezza della pedana per cercare la posizione migliore per montare i vostri pedali. E naturalmente, ragazzi, vi dico, è fondamentale. La cosa fondamentale nel montaggio di questo genere di pedaliera, ma tutte le pedaliere di alta fascia,
la fa il montaggio, la posizione che sceglierete per sentirvi più comodi, perché sarà quella che vi darà la possibilità di poterle sfruttare al 100%. Vi ho già anticipato parte dell'elettronica che viene utilizzata all'interno del freno, ma arriviamo a capire come questo viene gestito e quindi ritorniamo a parlare della scheda, una scheda proprietaria fatta da 3D Rap che offre una risoluzione nella parte del freno a 16 bit e nella parte dell'acceleratore e della frizione a 12 bit. Per quanto riguarda poi le regolazioni, ragazzi, è di una semplicità disarmante, perché basterà collegare la pedaliera, dopo 10 secondi premerete acceleratore, frizione e freno e in automatico si calibreranno il minimo e il massimo dell'acceleratore e della frizione. Per quanto riguarda il freno si calibrerà il minimo e dovrete andare tramite un software che potrebbe essere di Xtweak 2 o di View a calibrare la forza massima che voi vorrete applicare sul freno stesso. Vi anticipo anche poi che 3D Rap sta studiando un suo software proprietario per poter gestire totalmente la propria pedaliera. Per quanto riguarda l'elettronica all'interno dei pedali, per quanto riguarda acceleratore e frizione, abbiamo un sensore di Hall. È un tipo di sensore che funziona per prossimità e quindi è esente da problemi di polvere che potrebbero avere altri generi di sensori. È montato all'interno della base del pedale stesso. Vediamo se riesco a farvelo vedere. Si vede poco, però praticamente è qui sotto. Quindi un tipo di sensore che grazie alle proprie caratteristiche tecniche offre la massima durabilità nel tempo. Ma dopo tante chiacchiere penso che sia arrivato il momento di provarle. Vi mando un piccolo video. Il lavoro di ingegneria che è stato fatto su questa pedaliera, ragazzi, è di altissimo livello e l'ho potuto da subito constatare non appena l'ho tirata fuori dalla scatola e l'ho provata anche solo con le mani. Ma una volta montata e provata all'interno dei giochi, ragazzi, mi ha strappato un sorriso. Non vi nego, come già vi ho detto, che la frizione è il pedale che in assoluto più mi ha stupito, perché ha fatto fare un balzo in avanti a quello che è il feedback a cui di solito sono abituato. La possibilità di regolazioni infinite naturalmente contribuisce al piacere che ho avuto nel regolare tutta la pedaliera, ma il feedback che viene dato dalle cams ha alzato di un bel po' l'asticella dei feedback a cui fino ad oggi ero abituato. Anche per quanto riguarda l'acceleratore, la possibilità di regolarlo veramente di fino nella corsa, nella sensazione, mi ha permesso un settaggio davvero ai massimi livelli. Non vi nego che ci ho messo un bel po' per trovare il feeling totale, proprio perché, viste le tante opportunità di settaggi che offre questa pedaliera, me la sono voluta spulciare per bene. Ma una volta persi i primi momenti per trovare il giusto feeling, sono certo che regalerà sorrisi a molte persone. Arriviamo per ultimo al pedale del freno. Anche qui all'inizio, con l'elastomero che mi era stato mandato di serie, avevo trovato un po' di difficoltà a trovare il giusto feeling, ma non appena ho deciso di montare il secondo elastomero ho trovato quello che è il feeling giusto per me. Poca corsa e con forza ben decisa. I più attenti si saranno accorti che sto guidando con dei calzini firmati 3D Rap e sono omaggio per chiunque comprerà il kit in 2 pedali o 3 pedali, con un sistema sotto anti-scivolo fatto proprio dai ragazzi di 3D Rap. Tutto per offrire il massimo grip sui vostri pedali, ma chi vuole utilizzare anche i calzini normali potrà anche montare come optional dei pad di concezione 3D Rap che hanno nella parte centrale una parte molto più morbida e quindi meno fastidiosa sotto il piede se uno decide di guidare a piedi scalzi. Anche se, come vi dico sempre, la mia postazione è incastonata come un diamante tra 2 pareti, sono riuscito non con troppe difficoltà a fare la sostituzione del cambio elastomero con molta semplicità, e tutto questo mi ha reso contento, perché dare la possibilità a noi sim racer di fare queste regolazioni in poco tempo e con molta semplicità, a mio avviso è un segnale di un grande studio che c'è dietro a questo progetto. Arriviamo quindi alle conclusioni finali. Una pedaliera costruita con i migliori materiali, quelli a cui già con altre pedaliere siamo abituati, e la sua solidità è a prova di puntiglioso come potrei essere anche io. Poi ragazzi, se mi vedete così entusiasta è perché, essendo un'azienda italiana, avendo avuto quindi l'opportunità di parlare direttamente con gli ingegneri che l'hanno inventata e aver capito per bene l'obiettivo che volevano raggiungere, e a mio avviso hanno raggiunto, mi ha fatto appassionare anche a me a molti aspetti di questa pedaliera. E naturalmente questo è anche tutto a beneficio di quella che potrebbe essere poi l'assistenza. Per molti anche qui punto cruciale della scelta di una pedaliera rispetto a un'altra. Quindi ragazzi, promuovo a pieni voti questo progetto. Anche a livello estetico dà veramente un senso di solidità ed è in linea con quella che è la concorrenza con cui si dovrà scontrare. Io ragazzi spero di avervi messo la giusta curiosità per andare ad approfondire tutto quello che veramente offre questo genere di prodotto, e mi farebbe piacere se qui nei commenti mi faceste sapere
cosa ne pensate, quali sono i punti che più vi hanno colpito e quelli che magari vi hanno colpito di meno. Naturalmente metterò in descrizione il link di 3D Rap dove potrete acquistare la pedaliera e spero veramente che questa recensione vi abbia fatto piacere e nel caso mettete un bel mi piace, ma soprattutto iscrivetevi al canale. Ragazzi, siamo in viaggio per i 4.000 iscritti e di questo ancora continuo a ringraziarvi. Ma ragazzi, cosa importantissima, su Facebook MDS Simparts, andatela a vedere e mettete un bel mi piace anche lì se non l'avete ancora fatto. Ci vediamo alla prossima, ciao ciao!